Oggi prepariamo insieme una focaccia gourmet con un accostamento di sapori molto particolari. Prepariamo la focaccia con pesto di broccoletti, gorgonzola, salamino piccante e burrata. Iniziamo dall'impasto della nostra focaccia gourmet. Quindi mettiamo nella ciotola della planetaria munita di gancio la farina Manitoba e invece una farina 00 un po' più debole. E poi unisco anche il lievito di birra disidratato. Poi sciolgo il sale nell'acqua. Aziono la macchina e verso l'acqua con il sale disciolto a filo. Ecco qua, ci siamo. Mettiamo un altro goccio di olio sul piano di cucina e lo andiamo a impastare proprio qui sopra, proprio per evitare che si appiccichi. Impastiamo come sempre portando i lembi esterni verso il centro e ruotando. Vedete che mano a mano che io continuo ad impastare diventa sempre più liscio. Ecco, adesso formiamo una pallina e lo mettiamo a lievitare dentro una ciotola oliata coperta con pellicola. Il nostro impasto va quindi nel forno spento a lievitare per 2 ore. Iniziamo la preparazione del nostro pesto di broccoletti. Prendiamo un po' d'olio extravergine d'oliva, lo mettiamo in una padella piuttosto capiente, poi ci aggiungiamo la cipolla tritata e l'aglio schiacciato. Ovviamente io l'ho già sbucciato. Ecco, adesso facciamo appassire tutto quanto per una decina di minuti a fuoco molto dolce, in modo che sia la cipolla che l'aglio diventino quasi trasparenti. Nel frattempo io mi dedico ai broccoletti. Ovviamente diamo sempre un occhio a quello che succede in padella. Ecco, adesso li tagliamo proprio interi partendo dal gambo che affettiamo sottilmente per poi arrivare sopra. Vedete come sono comodi? Voilà, ecco, qui ci siamo. Aggiungiamo i nostri broccoletti, uniamo sale e pepe. E adesso li lasciamo intenerire a fuoco molto dolce. Mettiamo il coperchio e aspettiamo qualche minuto. Ecco che i nostri broccoletti sono cotti, non fateli troppo cuocere in modo che prima di tutto rimangano ancora leggermente croccanti e poi non perdano il colore soprattutto. Ne teniamo via un pochino, magari teniamo via le cimette per la decorazione della nostra focaccia e il resto lo andiamo a frullare appunto per il pesto. Il resto lo mettiamo in un piccolo cutter dove aggiungiamo anche dei grigli di noce, dei pinoli, del formaggio grattugiato, può essere pecorino, grana, quello che volete, e poi anche delle foglie di basilico. Le spezziamo con le mani. E poi aggiungiamo anche dell'olio extravergine d'oliva. Cominciamo a frullare. Ecco, decidiamo poi se vogliamo ottenere un pesto molto cremoso oppure un pesto un pochino più rustico, tipo questo, vedete? Che è un pochino più grossolano. Questo dipende un po' dai vostri gusti. Ecco, io mi fermo qui. Ma un'altra cosa che dobbiamo fare è assaggiare ovviamente la sapidità. È perfetto, e non aggiungere sale. E quindi mettiamo il nostro pesto in una ciotolina. Eccomi qui col mio impasto ben lievitato. Qui ho una teglia del diametro di 29 cm che vado ad oliare. Ora ci ribaltiamo dentro il nostro impasto e lo stendiamo. Ecco, quando siamo arrivati ai bordi
ci possiamo fermare e prepariamo una salamoia, perché noi inforneremo il nostro impasto prima per 13 minuti da solo, dopodiché quando si sarà cotto potremo aggiungere gli altri ingredienti, ma per mantenere comunque la superficie piuttosto morbida e non farla seccare troppo dobbiamo metterci sopra una salamoia fatta con olio extravergine, acqua e sale. Ecco, facciamo un'emulsione e ce la spennelliamo sopra. 250 gradi quindi per 13 minuti. Eccoci con la nostra focaccia appena sfornata, sulla quale dobbiamo mettere il nostro pesto di broccoletti. Aggiungiamo il nostro gorgonzola. Quindi facciamo dei mucchietti qua e là che poi tornando in forno si scioglieranno. Terminiamo con delle fettine di salamino piccante e poi non ci dimentichiamo le nostre cimette, quelle che abbiamo tenuto da parte prima. Ora inforniamo per qualche minuto, 2, 3, 4 minuti, quello che serve per far sciogliere il gorgonzola. Ed ecco la nostra focaccia, spettacolare, vero? L'ultimo tocco è aggiungere qualche fiocchetto di burrata qua e là e poi potremo gustarla. Non ci resta che impiattarla. E io vado a fare una bella foto. Se la mia focaccia gourmet vi è piaciuta, rifatela a casa e fatemi sapere nei commenti.